Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Oggi si torna con i tutorial, andremo a realizzare un bracciale e vi spiego anche il motivo che mi ha tenuto lontana da YouTube per qualche settimana. Tutto questo dopo la sigla. Andremo a realizzare insieme questo bracciale. L'elemento principale è un elemento che può essere fatto in tantissimi modi diversi, possono essere messe meno pietre, più pietre, pietre colorate, possiamo alternare elementi di 5 pietre, 2 pietre, insomma veramente puoi creare tantissime versioni di questo bracciale. Mi è venuto in mente, dopo aver realizzato l'anello sempre con questa struttura, di cui trovi il mini tutorial su un reel di Instagram. Se non mi segui su Instagram mi trovi qui e anche lì trovi dei tutorial e dei consigli molto utili riguardo la tecnica wire. Vi avevo promesso però che vi avrei detto perché sono mancata qualche settimana. Bene, la verità è che sto preparando la riapertura del corso di tecnica wire, infatti il progetto Gioielli riaprirà le porte tra qualche settimana, ma attenzione, prima dell'apertura alle iscrizioni ci sarà un evento totalmente gratuito dove avrete accesso a delle lezioni gratuite, ma soprattutto un workshop dove vi spiegherò come poter progettare in autonomia le creazioni in tecnica wire. L'evento è composto da 4 lezioni, inizierà il 26 aprile e il 2 maggio si concluderà con il workshop dove appunto vi spiegherò il mio metodo per progettare i gioielli in tecnica wire e alla fine del workshop aprirò finalmente le iscrizioni al corso Progetto Gioielli. Attenzione però, perché l'evento ha una scadenza, il 2 maggio si conclude, i contenuti saranno disponibili fino al 6 maggio 2022 ovviamente, quindi mi raccomando iscriviti, è totalmente gratuito e puoi comunque recuperare le lezioni perché saranno registrate entro il 6 maggio, quindi non perderti questo evento perché ci sono dei contenuti mai condivisi prima, ma soprattutto super utili a chi vuole approfondire questa tecnica, che tu sia principiante oppure che utilizzi questa tecnica da diversi anni. Qui sotto trovi il link per iscriverti all'evento. Se sei da telefono dovresti vedere qui sotto una freccia, se non sbaglio in basso a destra, e ti si apre l'info box dove trovi sia il link per iscriverti che tutte le informazioni riguardo a questo tutorial. Adesso andiamo a realizzare il nostro bracciale. Per realizzare il nostro bracciale abbiamo bisogno del filo da 0,6 mm di diametro, di pietre da 4 mm. Mi raccomando, fai attenzione che queste pietre entrino bene nel filo da 0,6 mm, il filo da 1,6 mm per la chiusura e per gli anellini, tronchesi, pinze tonde, pinze piane. Se tagli questo filo con le tronchesi, quindi anche gli anellini, riesci a tagliarli con le tronchesi, ok, altrimenti hai bisogno dell'archetto, un supporto da 6 mm, una lima e incudine e martello. Possiamo iniziare e iniziamo proprio dalla minuteria, quindi andremo a realizzare gli anellini, la chiusura e poi l'elemento del nostro bracciale. Prima di fare gli anellini decido di quale diametro devono essere. In questo caso prendo lo stozzo da 6 mm di diametro. Se non hai questo va benissimo anche un qualsiasi altro supporto, una penna, un pennarello del diametro che ti occorre. Prendo il filo che è da 1,6 mm e inizio a fare una molla intorno a questo supporto che deve essere molto stretta, quindi non ci deve essere spazio tra un anellino e l'altro. Quindi sto tirando il filo. Ok, a questo punto lo vado a tagliare. Posso farlo sia con le tronchesi che con l'archetto. Con l'archetto semplicemente vado a tagliare e ho i miei anellini, ma mi raccomando sempre vanno sempre limate le estremità poi successivamente. Se lo fai invece con le tronchesi bisogna fare molta attenzione al taglio, perché come vedi le tronchesi tagliano in maniera netta solo da un lato, quindi una volta che hai tagliato così dovrai ruotare le tronchesi e in corrispondenza del taglio precedente tagliare l'anellino così. Limare le estremità e poi ovviamente chiuderlo. Come vedi l'altro lato, infatti in questo modo con le tronchesi si consuma un po' più di filo e poi ci vuole un po' di più, perché quest'altro lato adesso va tolto, perché ho tagliato in questo modo e la tronchese schiaccia il filo, quindi dovrò fare questo e ruotare di nuovo per avere un anellino pulito. Altra soluzione è quella di tagliare tutto insieme con
con l'archetto. Mi raccomando, metti tanta cera. In ogni caso, una volta tagliati, vanno limati bene. E poi possiamo utilizzarli. Per la chiusura prendo il filo da 1,6 mm e ne taglio un pezzo da 7 cm. In una delle due estremità faccio un'asola in questo modo. Taglio la puntina in eccesso, che non è abbastanza rotonda, e chiudo. E poi quello che vado a fare ora, aiutandomi con un supporto a sezione tonda, è questo. Vado a creare il gancio. Somiglia moltissimo a una monachella, anzi possiamo dire che è una monachella con il filo molto più spesso. Ok, prendo l'incudine e vado a martellare bene la curva così che rimane più ferma e stabile. E per completare la chiusura la vado a limare bene. Limo tutta la circonferenza così da renderla proprio morbida, e per farla ancora più morbida posso anche passare la carta smeriglio. Ed ecco che abbiamo la nostra chiusura. Per fare l'elemento con le pietre prendo un filo da 35 cm da 0,6 mm di diametro. Non scendere sotto questo diametro perché l'elemento è piccolo, però non è super robusto, quindi un filo più sottile rischia di spezzarsi con l'utilizzo continuato del bracciale, quindi 0,6 va benissimo. Ovviamente assicurati che le pietre entrino in questo diametro. A 10 cm dall'estremità, quindi qui, mi vado a fare 2 cerchietti con la parte più lunga, che in questo caso è l'altra. Quindi prendo il filo più lungo e lo ruoto intorno alle pinze per 2 giri. Così. Quando ho fatto 2 giri, pizzico l'asola e un filo lo metto in questo modo. L'altro lo vado semplicemente a chiudere con un avvolgimento. Apro le estremità. Ora, per far sì che le file di pietre siano parallele, pizzico con le pinze tonde questo lato e l'altro. Senza questa piccola accortezza i fili non partirebbero, le pietre anzi non partirebbero dallo stesso punto, ma sarebbero disallineate, quindi attenzione a questo particolare. Inserisco 5 pietre nel lato più corto, in questo modo. A circa 3 mm dalla pietra faccio l'asola esattamente come ho fatto dall'altra parte, quindi faccio 2 avvolgimenti, un po' più scomodo stavolta perché ci sono le pietre e l'altro filo. Ok, faccio un avvolgimento e chiudo, quindi tronchesi, taglio. Quindi ho questa situazione. Adesso prendo l'altro filo e vado a inserire le altre 5 pietre e vedi che sono paralleli i 2 fili con pietre, altrimenti se non avessimo fatto questa piega all'inizio, questo angolo, sarebbero stati sempre alternati. Adesso con questo filo mi prendo l'asola che ho appena creato e me l'avvicino così che arrivi anche lei al centro. Tra l'altro l'asola deve essere così, anche questa, quindi me la ruoto. Ok, e con questo filo più lungo vado a fare una piccola decorazione. Partendo da dietro faccio 2 avvolgimenti tra
le coppie di pietre. E l'ultimo avvolgimento lo faccio qui intorno all'asola, taglio e me lo chiudo. Quindi questo elemento ha un verso, perché qua dietro ci sono gli incroci che abbiamo realizzato per passare da una coppia di pietre all'altra, e invece la parte frontale che è questa. Adesso me lo piego un pochino, perché essendo un bracciale sarà un pochino ruotato. Le asole le metto in questo modo e vado a realizzare gli altri elementi. Una volta che ho tutti gli elementi a disposizione per fare il mio bracciale, li vado a collegare. Ti mostro però che possiamo fare gli elementi anche con meno pietre. Non ti consiglio di aggiungerne di più con questo spessore di filo, magari se vuoi farlo più lungo però utilizza un filo più spesso. In questo caso il procedimento è lo stesso, solo che anziché prendere 35 cm ne ho presi 20 e non sono partita da 10 cm ma da 7. Il resto è tutto identico. Puoi fare anche questo, quindi mantenere al centro questo elemento diverso dagli altri, oppure puoi farne tutti uguali in questo modo, cambiando anche il colore delle pietre. Insomma, in questo caso si può spaziare tantissimo. Mi prendo i miei anellini e la mia chiusura e adesso non mi resta che andare a collegare tutto. Io faccio con le mani, anche se il filo è abbastanza spesso perché è da 1,6, però ti consiglio di fare lo stesso se ce la fai, anche se come vedi è abbastanza tosto, perché almeno non fai segni con le pinze sul filo. Altrimenti utilizza delle pinze, ma mi raccomando devono essere liscissime, non devono avere le zigrinature all'interno, altrimenti andresti a rovinare l'anellino. Mi raccomando, metti tutti gli elementi per il verso giusto, puoi anche aiutarti un po' con le pinze e un po' con le mani, altrimenti ti servono 2 paia di pinze piane. Ok, 4 elementi sono sufficienti perché con 5 ho visto che viene troppo largo. Poi ovviamente se è troppo piccolo, allora pensa di aggiungere degli elementi più piccolini che vanno ad allargarlo leggermente, oppure se è necessario puoi aggiungere un elemento a 5 pietre. Anche in questo caso penso che andrò ad ossidare il bracciale, vediamo, perché anche così in realtà mi piace, però ho utilizzato il filo nudo, quindi o passo una vernice oppure sì, lo ossido. Comunque ti lascio il video su come ossido il rame nudo qua sopra nelle schede. Io spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Ti aspetto il 26 aprile all'evento gratuito, mi raccomando non mancare, perché ci saranno dei contenuti davvero incredibili e saranno disponibili solo fino al 6 maggio, quindi iscriviti per non perderti tutte le lezioni gratuite. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!